C'è qualcosa che va oltre il talento, oltre i gol, oltre le vittorie. È lo stile, la passione, il modo in cui un'idea diventa cultura. In questo percorso incontriamo uomini che prima ancora di essere campioni sono stati interpreti autentici dell'Italia nel mondo. Calciatori che hanno portato sui campi internazionali non solo le proprie qualità tecniche, ma un'identità fatta di eleganza, rigore, creatività e cuore. Dal Bernabeu a Stamford Bridge, da Montecarlo all'India, ogni tappa per ognuno di loro è stata un'occasione per raccontare l'Italia senza usare parole, ma con gesti, comportamenti e scelte. Sono storie di vita e di calcio, di sfide e di conquiste, ma anche di aneddoti, scoperte e piccoli dettagli che rendono unico lo stile italiano. Sono gli ambassador della Serie A, sono gli ambassador del Made in Italy. E un grande benvenuto ad Alex Del Piero. Grazie mille. Alex Del Piero è stato l'emblema del calcio italiano, eleganza nel dribbling, visione nei tiri, empatia con il pubblico. Dopo 19 stagioni alla Juventus, 290 gol, tra Champions, scudetti, trofei nazionali, il Mondiale del 2006, ha intrapreso un viaggio che lo ha portato a diventare un vero ambasciatore del Made in Italy. Dal suo approdo in Australia con Sydney, al breve capitolo in India con i Delhi Dynamos, fino alla scelta di vivere prima a Los Angeles come imprenditore e commentatore, per poi vivere una nuova avventura di vita a Madrid in Spagna. Ovunque sia andato, Del Piero ha incarnato passione, stile, rispetto per il gioco e per il paese. Oggi insieme a lui scopriamo cosa significa mantenere l'identità italiana in ogni angolo del mondo, sia dentro che fuori dal campo. Alex, un'introduzione doverosa per te, che sei stato una bandiera di un grande club italiano, la Juventus, un punto di riferimento tecnico e un simbolo per un'intera generazione. Ma la tua storia continua, hai scelto l'Australia, poi l'India, poi gli Stati Uniti, poi la Spagna, ma hai sempre mantenuto la tua identità italiana. Raccontaci. Guarda, hai già detto molto tu in quello che è stata la premessa. L'identità italiana rimarrà sempre dentro di me, ma penso che rimanga in tutti gli italiani e soprattutto in quelli che io ho conosciuto in questo mio percorso fuori dall'Italia, come hai detto te, in India, in Australia, negli Stati Uniti e anche in Spagna. Quindi siamo riconosciuti molto in maniera importante per tante qualità che abbiamo come paese e come popolo, e soprattutto anche per il calcio, dove abbiamo fatto delle cose straordinarie, dove il nostro campionato è stato per molti anni il numero uno al mondo e continua a essere di grande fascino per tutti alla fine. Dopo tanti anni in Italia, la prima avventura all'estero, che è l'Australia, sei diventato lì qualcosa più di un calciatore, un simbolo, un'icona, capace di far crescere anche il movimento. Come hai vissuto questo ruolo anche un po' da ambasciatore? Molto bene, perché questo era lo scopo di questa partnership, diciamo così, che abbiamo fatto con la Lega Australiana e non solo con il Sydney FC. Quindi riuscire a risvegliare quello che è l'amore per il calcio, che era già presente in Australia da molti anni, e devo dire che sono stati 2 anni importanti sotto molti profili, sicuramente per il Sydney FC e per noi in generale, anche per la Lega, è stato 2 anni di grandi successi. Con me sono arrivati anche altri calciatori che hanno fatto sì, parlo dei giapponesi, inglesi eccetera, che hanno fatto sì che il movimento accelerasse di brutto. Abbiamo fatto grandi cose che in quei 2 anni rappresentavano, diciamo così, un percorso che arrivava poi all'Asian Cup, che è molto importante per i paesi asiatici, che era ospitata poi alla fine di quegli 2 anni dall'Australia, e aveva la voglia di riconfermarsi, diciamo così, prima nel mondo asiatico, e ha portato anche bene, perché poi quell'edizione l'Australia la vinse. Sydney è un progetto ambizioso, come ci hai detto, hai portato l'Italia in Australia di fatto, però. Sì, e ho scoperto quanti italiani di prima, seconda generazione, terza generazione sono in Australia. Tantissimi, rappresentano sono più di 1 milione sui 23 milioni che ci sono in Australia di abitanti, e quindi è stato un viaggio molto interessante, dove poi l'Italia la vivono in maniera proprio romantica e con grande affetto, anche se poi alla fine hanno dovuto o scelto di abitare in un altro paese bellissimo come l'Australia. Quindi interagire con loro è stato divertente, anche perché eravamo
veramente dall'altra parte del mondo rispetto all'Italia, quindi riscoprire il caffè fatto in un certo modo, la pasta in un altro, cioè, quindi è stato molto bello questa parentesi, questa grande finestra dove scambiare un po' opinioni con molti di loro e raccontare, anche sentirsi raccontare le loro storie, perché poi alla fine tutti hanno una storia, no? Soprattutto per gli emigrati italiani che sono lì. Un viaggio interessante ma anche lungo, per poi vivere un'altra tappa seppur breve in India, un altro mondo, cultura totalmente diversa che si mischia con varie culture che vivono lì e anche con la tua cultura italiana. Sì, in India è stato un momento diverso, sia per tempo, come hai detto te bene te, perché sono stati solo 3 mesi ed è stata la nascita di una nuova lega, un campionato che è molto molto vecchio, ma aveva la necessità di far nascere questa nuova lega con nuove squadre. E sono stati 3 mesi e mezzo intensissimi, dove a stretto contatto sia con la squadra in cui giocavo, ma proprio con i principali della lega, in maniera tale da poter anche lì risvegliare un certo amore per il calcio. Impegnativo immergersi per così poco tempo in un paese così anche diverso da noi, però affascinante, come lo è tutta l'India in realtà. Poi molti mi hanno chiesto ma com'è l'India? È difficile rispondere a questa domanda, perché innanzitutto è molto molto vasta, il nord è completamente diverso dal sud, come l'est è molto diverso dall'ovest, quindi ogni posto ha il suo cibo, le sue culture, le sue affinità, e vivere quello spogliatoio dove c'erano 12 atleti indiani e 12 internazionali, perché questa era una delle regole, è stato estremamente interessante sotto molti profili, non solo calcistici ovviamente, ma proprio culturali, religiosi e umani. Che poi forse questo, no, la bellezza di questa avventura, cioè il calcio, lo sport più in generale, e il calcio in questo caso, questo potere unificatore di mettere insieme mondi diversi, culture diverse e persone diverse. Bravissimo, proprio quello, la forza del calcio, dello sport è proprio questo. Domanda banale, ma che ovviamente va un po' oltre quello che è la semplice espressione di quello che sto per chiederti. Che differenza hai notato tra il calcio italiano ed europeo con quello australiano e indonesiano? Inutile dire che i valori tecnici sono ovviamente diversi, però andando un pelino oltre, come si vive il calcio, come vivono loro la passione, come vivono il tifo, come venivi visto tu come calciatore italiano? Guarda, la passione è la stessa, il tifo e l'affetto nei confronti della squadra è la stessa, ovviamente con misure diverse e con una sorta di, se vogliamo, meno impatto culturale, nel senso che noi proprio viviamo di calcio tutti i giorni, a tutte le ore, in ogni momento. Esattamente, invece lì è parte della tua giornata, quindi è un qualcosa che viene molto concentrato nel momento delle partite, però poi per il resto è bello. Ovviamente ha dei livelli completamente diversi dal punto di vista così organizzativo e altro, soprattutto in India era all'inizio di questa nuova avventura, quindi un campionato molto corto di 3 mesi con solo 8 squadre, quindi più complicato per certi aspetti perché è una cosa nuova, però in Australia stesso sono stato viaggi lunghi, 5 ore per andare a Perth, 3 ore e mezza per andare a Wellington in Nuova Zelanda, esperienze uniche sotto certi aspetti, però poi alla fine noti che le basi del calcio sono sempre le stesse. C'è poi un momento in cui si appendono le scarpine al chiodo e per te inizia però una nuova vita, sempre un po' legata al calcio, perché vai a vivere a Los Angeles negli Stati Uniti e inizi una carriera sia da imprenditore che da commentatore, da opinionista. Ecco, come hai vissuto in un altro paese, in un altro mondo, la tua identità italiana che si mescolava anche in ambienti diversi, che non erano più solo prettamente calcistici? Ma molto bene perché abbiamo fatto questa scelta familiare e siamo stati anche molto contenti di averla fatta. È stata un'esperienza a Los Angeles lunga 8 anni, dove la parte italiana era comunque molto viva
anche in Los Angeles e negli Stati Uniti, ma soprattutto dentro noi come famiglia, però un percorso che ha cominciato a fare esperienze diverse di vita. Per me è stato molto bello passare anche del tempo diverso che probabilmente avrei fatto un po' più fatica da fare qui in Italia con i miei figli. Poi ci si riscopre, perché devi riorganizzarti, ripartire quasi da zero, perché devi scoprire e capire chi può diventare il tuo parrucchiere di riferimento, il supermercato di riferimento e tutte queste cose qua, con tutto quello che ne passa, insomma. Però oltre che impegnativo, devo dire molto bello, una sfida, non è una sfida, voglio dire, non è la parola giusta, però un'avventura molto, molto bella, che ti permette poi di crescere, secondo me, sotto profilo umano, perché ti confronti con realtà diverse, dove non hai tutte le comodità che potresti avere a casa tua, ecco. Talento in campo, ma talento anche dall'altra parte, con il microfono in mano, perché ti abbiamo scoperto grande opinionista. Da opinionista internazionale, come vivi il fatto di essere stato una bandiera italiana, di avere un peso, no, come identità calcistica italiana? Cioè lo noti che insomma c'è questa attenzione rispetto a quello che dici? Si nota, perché, come dicevamo all'inizio, l'Italia ha rappresentato il punto di riferimento per tantissimi anni nel mondo calcistico, soprattutto europeo, ovviamente, come qualità di campionato e come rispetto che godeva, diciamo così, nei confronti del resto del mondo. Continua ad esserlo anche oggi, con difficoltà diverse, con situazioni diverse, e questo lo si trasmette in tutti gli ambienti di lavoro, quindi è stato stupendo in alcuni momenti, in altri difficile, mancate qualificazioni nazionali, giustificarle o altro, però bisogna farlo sempre con molta, secondo me, onestà intellettuale, riconoscere che qualcun altro magari ha fatto meglio di te, però l'attenzione nei confronti del mondo italiano e del calcio italiano è sempre molto alta, e io, come altri che lavorano anche, diciamo così, all'estero in queste situazioni, abbiamo anche il piacere e il dovere, per certi aspetti, di ribadirlo, no? Poi ci sono state delle parentesi fantastiche come gli europei, che ovviamente con questa cavalcata di vittorie e la vittoria finale ti fa sentire anche molto meglio nello studio, nei momenti di relax. Ti rendi più orgoglioso? Certo, ti senti parte, diciamo così, e sei guardato ovviamente con occhi diversi, è inutile negarlo. Un ruolo di responsabilità, ma anche tanto divertente, perché le risate con Micah Richards sull'Italia sono storiche. Sono storiche perché, vabbè, Micah ha fatto questa parentesi anche in Italia a giocare, ma perché lo spirito di quella trasmissione è uno spirito goliardico, uno spirito volto all'intrattenimento, al divertimento, pur mantenendo anche poi sempre una linea di grande professionalità, però ci si diverte parecchio. C'è stato un gesto in tutti questi tuoi anni all'estero, in cui un aneddoto, un momento in cui ti sei sentito particolarmente ambasciatore del Made in Italy? Beh, la vittoria dell'Europeo sicuramente è stato un momento di grande orgoglio, perché quella traversata fatta, io sono stato un mese proprio in Connecticut con un'altra emittente, e devo dire che è stato entusiasmante, diciamo così, no? Esaltare le nostre qualità in un momento anche di grande difficoltà, e la squadra è stata fenomenale e ci ha permesso, compreso a me, di sorridere tutte le volte, perfino e soprattutto nell'ultima partita. Per giunto a tanti chilometri di distanza. Alex, il calcio è cambiato, il mondo cambia, il calcio cambia. Secondo te oggi cosa rappresenta l'essere italiano nel mondo del calcio? Non è semplice, siamo in un momento di continuo cambiamento, perché il calcio cambia velocemente, il mondo cambia velocemente, e devo dire che lo sport e il calcio nello specifico deve riuscire a mantenere certi valori dal punto di vista perché viene visto da tanti bambini. Io la penso sempre così: quando io ero bambino guardavo i calciatori in questo modo, e quindi credo che oggi la particolarità del calcio italiano sia quello di riuscire, nonostante delle grandi diversità che ci sono in alcuni frangenti dal punto di vista economico con altre realtà, ad essere creativo, ad essere unito, a creare delle squadre
che possono comunque primeggiare anche in Europa, che hanno una forte identità e che vogliono costruire sempre qualcosa di più grande, e questo devo dire che se lo riesci a unire con le persone giuste, i giocatori giusti e la tradizione che alcuni nostri club soprattutto hanno, ma che altri si sono anche definiti nel corso di questi ultimi anni, che consideriamo miracoli, no? Come pensiamo all'Atalanta per esempio, in realtà è il grande lavoro assiduo, quotidiano, quello che accade lì come in altri posti, come a Napoli, come a Bologna, di professionisti che fanno le cose per bene. Prima di volare metaforicamente in Spagna, rimango ancora un attimo in America, perché appunto lì hai aperto in quegli anni un ristorante appunto italiano, collabori con la Juventus, con la Juventus Academy. Quanto ti sta a cuore diffondere questa cultura italiana, che non è solo calcistica, perché con la Juventus ovviamente è calcistica, ma con la ristorazione è qualcosa che non c'entra niente col calcio? Sì, è vero, però la nostra ristorazione È unica. è unica, è obiettiva. Per me ovviamente la migliore al mondo, ed è una cultura molto, molto particolare, molto definita anche nel mondo, e che riscuote sempre grande successo. Le Academy sono ovviamente un modo per rimanere collegati anche al mondo calcistico, diciamo così, e fare esperienza sotto altri aspetti, un'esperienza dal punto di vista organizzativo e dirigenziale di quello che è un sistema che deve avere a che fare con i giovani, e che non è semplice, ma che ha delle regole diverse rispetto agli adulti, e quindi queste sono anche per me prove di lavoro, oltre che investimenti e speranze di poter vedere da un punto di vista culinario e calcistico, diciamo così, l'evolversi e l'affermarsi di queste due realtà, e il calcio specifico dei ragazzi e di alcuni di questi ragazzi. Poi c'è la Spagna, una Spagna che da calciatore ha saputo apprezzarti tantissimo, memorabile la standing ovation al Bernabeu, che oggi diventa in qualche modo casa, una casa che è molto simile, forse sotto certi punti di vista, all'Italia, pur mantenendo, come abbiamo detto, la tua identità. Sì, siamo molto simili con gli spagnoli per molte cose, e siamo più vicini. Noi abbiamo cominciato questo percorso di rientro che si è completato, ormai siamo in pianta stabile in Italia, passando da questi 2 anni bellissimi a Madrid, perché Madrid è una città meravigliosa, sta godendo di un momento secondo me unico dal punto di vista dello splendore, ecco, diciamo così, sia dal punto di vista calcistico maschile che femminile. Tra l'altro io ho anche una figlia che gioca a calcio, quindi lì ha potuto continuare, dopo la Juventus Academy, ha potuto continuare la sua esperienza calcistica anche lì, come gli altri 2 miei figli, e la crescita per loro deve continuare. La Spagna è un paese dove oggi c'è un'attenzione, una qualità di vita, a mio avviso, ottima, e Madrid si sta molto bene. Alex, in campo eri l'emblema dello stile, dell'eleganza. Questo si è confermato anche fuori dal campo, cioè lo vediamo tutte le volte che ti vediamo, sempre con grande stile, con grande attenzione, insomma l'immagine dell'italiano all'estero, quello che si sa vestire bene, insomma è una cosa bella da portare in giro per il mondo. Cerco di fare il mio meglio. Ti viene bene, devo dire. C'è sempre, io credo che bisogna sempre mettersi nelle condizioni di dare il proprio meglio, ma rimanendo sempre anche nella condizione di essere pronti ad imparare qualcosa di nuovo e di più, quindi mixare le culture, quello che vedi da una parte e dall'altra. Poi noi come italiani, ripeto, abbiamo per molti aspetti insegnamenti top dal punto di vista della moda, dal punto di vista della cucina, dal punto di vista anche calcistico, quindi abbiamo dei motori, cioè abbiamo delle qualità enormi, delle realtà stupende. Qualche anno fa era difficile vedere gli italiani che andavano a giocare all'estero, adesso invece iniziano ad essere tanti. Sei papà, hai detto anche di una figlia che gioca a calcio. Immaginando di papà di un giocatore che va all'estero, cosa gli diresti? Come dovrebbe vivere quell'esperienza, e come dovrebbe mantenere appunto un legame, una radice con il proprio paese d'origine? Il legame alla radice lo deve sentire dentro, lo deve avere dentro, e ovviamente crescendo in Italia penso che ce l'hai di tuo molto forte, vedi subito le differenze quando vai in un altro paese, dall'Italia a lì, in tante cose. Come dovrebbe viverlo?
con umiltà, perché si va sempre in un posto prima di tutto nuovo e poi per certi aspetti sei ospite, diciamo così, quindi comprendere dove vai, la città, i tifosi, l'ambiente, le persone con cui hai a che fare, e viverlo come sempre un grande momento di opportunità. Le esperienze, anche quelle non positive, ti lasciano sempre qualcosa. Sta a te riuscire a trasformare quel qualcosa in positivo. Può essere un insegnamento, può essere una lezione, può essere anche una batosta, può essere anche un anno disastroso, però almeno sai quello che non funziona con te, o dove dovresti migliorare, o dove nel momento in cui hai l'opportunità di avere le cose a posto, dove puoi fare bene. Mi offri un assist, come tanti ne hai fatti in carriera, allora ti chiedo, oltre che gol, come ti senti cambiato come uomo rispetto a tutte queste esperienze e culture che tu hai conosciuto e che hai fatto dentro, che le hai mescolate con la tua italianità? E con l'atteggiamento che un po' accennavo prima, no? Cercando di consolidare la mia consapevolezza di quello che conosco, di quello che ho vissuto, e il fatto di vivere anche in paesi esteri, di interagire con persone di diversa cultura e abitudini, ti regala sempre delle cose nuove che ti aprono la mente, perché poi non necessariamente quello che conosci o quello che hai fatto per vincere è l'unica strada per vincere. Ci sono momenti dove consolidi questo pensiero, in altri dove vedi che ci sono anche altri modi, dipende con chi sei, in che momento storico anche della tua vita sei, e poi per il resto con la voglia sempre di imparare qualcosa, no? di trarre beneficio da quello che fai e lezioni da quello che fai, quindi cercando sempre di bilanciare queste due cose. Chiudo con una parola finale. Cosa significa per te oggi personalmente portare l'Italia nel mondo? Wow, qui dobbiamo starci mezz'ora solo a parlare È la di questo. parola finale, però vedi tu. Cosa significa? Io penso che quando si dice Italia la chiudi veramente tanto di quello che abbiamo detto prima, ma anche tanto altro. Siamo un paese bellissimo sotto tantissimi punti di vista, è un paese che deve anche migliorare sotto tanti altri punti di vista, però abbiamo questa forza di reinventarci tutte le volte. Ora lo facciamo anche in altri sport a livello incredibilmente alto, lo facciamo anche non solo nello sport ma anche in altre realtà, e mi auguro che questo continui con quella creatività che noi sappiamo avere, con questa voglia anche di risolvere le cose, che abbiamo questa capacità anche, mantenendo e incrementando magari l'aspetto organizzativo, l'ordine, che delle volte questo un po' ci manca, come d'altronde tutte le persone creative magari non hanno, e col sorriso, cercando di essere positivi il più possibile, e niente, e poi pensare che siamo l'Italia. Grazie ad Alex Del Piero. Il calcio è stato il loro linguaggio, ma è l'identità italiana ciò che davvero hanno portato in giro per il mondo. In ogni spogliatoio, in ogni città, in ogni gesto hanno lasciato un segno fatto di stile, passione e rispetto, perché il Made in Italy non è solo un'etichetta, è un modo di essere che si riconosce ovunque, e attraverso le loro storie, quella di oggi di Alex Del Piero, ci ricordiamo che rappresentare l'Italia significa viverla anche quando si è lontani. Grazie mille. A te.